Oggi è il 24 giugno 2016, San Giovanni, stiamo andando a Milano a trovare Gianni Losio. Gianni è una persona simpaticissima, umile, di una conoscenza tecnica paurosa, grandissima esperienza. L'idea è di far conoscere il suo laboratorio e due, visto che abbiamo un progetto di fare un corso sulla gestione di uno studio d'arte, andremo anche a vedere praticamente come si stampa una serigrafia, come l'acquaforte, eccetera, eccetera. Eccoci qui con Gianni Losio nel laboratorio settimo milanese. Lui è Gianni, questo simpatico signore. Ciao a tutti. Coi baffi. Nespolo l'ha definito il più grosso stampatore d'Europa. Prima ero d'Italia, adesso sono d'Europa. Ecco, io ho cominciato da ragazzino, a 14 anni. Il laboratorio si chiamava Multirevol di Renato Volpini, era proprio in questo laboratorio dove sono io dal 90. Essendo un ragazzino ero molto curioso, il cortile qua abitavo io, no? E guardavo dalle finestre cosa facevano, perché vedevo tutti i colori, tutto. Per di più, i miei compagni di scuola, amici, avevano scelto tutto un altro tipo di lavoro, chi faceva fresatore, tornitore. Io invece ero curiosissimo, ogni giorno venivo alle finestre a guardare, finché un bel giorno il titolare dell'azienda, Renato Volpini, esce in cortile e mi dice: ma vedo che guardi sempre dalla finestra, vieni giù un attimo. E io da quel giorno sono sceso, era nel 69, siamo nel 2016 e ho cominciato il mio lavoro allora e lo faccio ancora adesso. Sono contento di aver fatto questo lavoro perché è una passione incredibile. Ho conosciuto tantissimi artisti, ma tantissimi, ho tantissimi ricordi. E praticamente eravamo anche in tanti a lavorare qua, eravamo quasi una ventina. Una ventina? Sì. Negli anni? 70. Negli anni 70. Quali artisti produceva Volpini? Gli artisti erano Schifano, Bonalumi, Adami, Bai, Pistoletto, Capogrossi. Anzi, di Capogrossi mi ricordo sempre un aneddoto, no? Che in questo cortile lui dovevamo fare una serigrafia, ha fatto il quadro al momento su un cavalletto e io ero lì con le due ciotole, il rosso e il nero. Avevo 14 anni, lui dipingeva, poi avevamo fatto la grafica. Questo è un ricordo veramente che, sai, quando hai 14 anni non è che, però con l'andare avanti degli anni dici, caspita, no. Penso di essere stato anche fortunato, no? E gli artisti erano quelli, Schifano e tanti, Salvatore Fiume, di cui ho dei buonissimi ricordi perché calcolate che nel 70 forse prendevo 30.000 lire al mese. E lui quando veniva qua il sabato mattina, cosa faceva? Praticamente gli davo una mano a inchiostrare la lastrina, queste cose qua. Quando andava via mi regalava 5.000 lire. Eravate in 20, poi si era ingrandito. Sì, poi abbiamo cambiato posto. Qua, poi avete abbiamo cambiato, siamo andati in un paese qua vicino, con veramente dei laboratori enormi, con tutti uffici, perfino gli appartamenti per gli artisti che venivano dall'estero. Era il momento anche che si cominciava un po' a lavorare con gli slavi, con gli olandesi. I Naif, Rabuzin, Laskovic, Generalic. Abbiamo cominciato veramente con tanti Naif. E niente, Volpini era lui il cervello di tutto. Attualmente lavoro con Ugo Nespolo, con Fornaresio, Gianni, con Talani, con Guccione, col gruppo di Scicli della Sicilia, che abbiamo fatto tante belle cose anche con Guccione, grazie anche a Gianni che
abbiamo fatto anche delle acquaforti stupende veramente. E quella che mi ricordo proprio più piacevole è quella del Bacio di Hayez, che è un'acquaforte incredibile per Ecco, me. quanti colori ha questa acquaforte? Quell'acquaforte lì aveva aveva 6 lastre? 6 lastre, però su ogni lastra, adesso non mi ricordo bene, ma anche 2 o 3 colori su ogni lastra. Quindi quello è un capolavoro. Quello per me rimane un capolavoro. Tecnico. Tecnico. Tecnico è un capolavoro. Beh, poi Ed è un Guccione sappiamo chi messaggio è. di Guccione Sì, d'amore per la sua sì, Sicilia. per la sua Infatti Sicilia. io quando l'ho sentito un po' di tempo fa gli ho chiesto proprio quello, dico ma Piero, ho capito bene che questo è un atto d'amore tuo verso la Sicilia e lui che purtroppo è ammalato mi ha detto hai Sì. capito bene. Ecco lì vedo che c'è il vaso Sì. di culo che abbiamo Quello praticamente coprodotto io e te, Sì, no? quello è un quadro di Nespolo che ci tengo perché così ci sarebbe anche un po' di gente da dedicarglielo, però insomma molto bello per me. E sì, con Nespolo che insomma grazie anche a te ci siamo conosciuti e diciamo che sto lavorando mica male anche con lui, ecco.